Bentornati Tamers. Bentornati ragazzi sul canale di Dax e Max. Oggi di nuovo qui per parlarvi del trading card game più in voga dell'anno appena passato e probabilmente anche di quello in corso, quindi vi diciamo subito che noi sotto le vesti ci siamo sbombardati di match e abbiamo approfondito un sacco le meccaniche del gioco. E voi? Se avete visto, infatti, abbiamo aperto ben 2 box fino adesso, in attesa che ormai purtroppo è andato un po' slittando questa data di metà febbraio. Vediamo quando arriverà questa nuova 1.5 e in realtà a fine mese arriverà anche la 1.0 ufficialmente e quindi siamo pronti e carichi per voi. Ma bando alle ciance, quest'oggi siamo qui per parlare di qualcosa di veramente succoso e importante. La cosa forse più importante di questo gioco di carte, ma anche di quasi tutti i giochi di carte, che influenza tantissimo le partite e la scelta di costruzione dei mazzi. Assolutamente. Stiamo parlando dei colori e delle loro strategie. Ce ne sono diversi, ben 7, sono tutti unici a loro modo ed andranno ad influenzare pesantemente le nostre strategie sia in fase di deck building che di mentalità di gioco. Conoscerli tutti approfonditamente ci permetterà di acquisire vittorie soddisfacenti, ma soprattutto avere consapevolezza del nostro avversario e delle varie situazioni durante i match. Tutto ciò ci farà anche capire qual è l'attuale meta ed è come è formato. Poi del meta ne parleremo più approfonditamente in un altro video. Perché comunque c'è la ciccia. Iniziamo con l'elencarli. Aggiornati al blocco d'espansione 1.5 contiamo ben 7 colori: rosso, blu, giallo, verde, nero, bianco e viola. Come sappiamo, con la 1.0 sono stati dedicati 3 starter deck ai primi 3 colori, cioè rosso, blu e giallo. I primi 2 li avete già visti nei nostri video, cioè Gaia Red e Cocytus Blue, e Heaven's Yellow, che ancora purtroppo non siamo riusciti a procurarci. Rispettivamente questi deck sono associati a Tai, Met e TK. Stanno per arrivare ad aprile, con l'espansione BT04, altri 3 starter deck, questa volta di colore verde, nero e viola. L'unico che rimane diciamo un po' a parte è quello bianco, che per ora è molto misterioso. Si sono viste solamente 3 carte di questo colore fino ad ora. Analizziamo subito un colore vivace, la sfumatura del fuoco e del comunismo russo, ricordiamo, il rosso. In ogni TCG i colori prendono forme diverse. In Magic, per esempio, è il colore associato agli sparetti, ai fulmini, quindi alla velocità. In Pokémon invece vi sono associate tutte le creature, quelle belle grosse, sempre legate al fuoco, ad esempio Charizard, il più iconico in assoluto. Ma anche in Final Fantasy il rosso è dedicato al cristallo del fuoco, quindi a tutti quegli eroi che utilizzano questa tipologia di magia e vi scottano prepotentemente. E in questo anche il gioco di carte dei Digimon non è da meno. Infatti il rosso si presenta associato principalmente a creature dalla stazza veramente grande e fondamentalmente di aspetto dragoso o serpentoso. Gli attacchi girano sempre intorno a sbuffi di fuoco, polvere da sparo, ma anche scudi e cavalieri in generale con le spade. Zanne, corni e artigli di dinosauri o di uccelli maestosi saranno i padroni assoluti dei vostri match. Una delle strategie di fondo è proprio quella di avere tante creature che erediteranno evoluzione su evoluzione valanghe di DP, quindi Digimon Power, e risultando al contempo estremamente penetranti grazie ad abilità come per esempio Piercing e Security Attack più X. Allo stato attuale abbiamo anche modo di eliminare, quindi cancellare Delete in maniera abbastanza potente grazie a delle option card molto ambite. Le parole associate a questa tipologia di carte sono potenza e resistenza o prepotenza. Colore adattissimo a chi vuole raggiungere l'obiettivo di asfaltare i Digimon avversari subito con creature possenti, mastodontiche, e fare sicuramente molti security check uno dopo l'altro. Molto consigliata la linea evolutiva del nostro amico Agumon, quindi i vari Greymon, War Greymon, Metal Greymon, eccetera eccetera. Ce ne sono veramente un'infinità. Ma anche Gallanton ha i suoi perché. Carta bellissima che vedremo nei prossimi match. Indispensabile lo starter deck Gaia Red per acquisire in maniera
Easy and Cheap Gaia Force, che è la option più ambita del gioco e anche forse più potente. Contro, forse un po' poca varietà nella strategia, poche combinazioni, un po' monotematico, chiaramente molto orientato all'attacco e forse un po' poco alla difesa. Tutto bello, sì, ok, il rosso mi piace, ma siamo in inverno e vorrei passare ad analizzare anche una sfumatura leggermente più fredda. Passiamo al colore blu, generalmente associato appunto all'acqua, al ghiaccio e a strategie che mirano a disturbare, bloccare, insabbiare l'avversario e pescare e amministrare le proprie carte con accurata precisione. Questo succede anche in Digimon Card Game. Esatto, nel blu troviamo su tutti degli splendidi Digimon di tipo anfibio, partendo da quelli più simili alla realtà come gli orsi, i delfini, gli armadilli e le scimmie, passando per creature più digitali e robotiche, ma comunque miste a fiere reali come gorilla, lupi e leoni. Denti a sciabola, unghie e aculei come se piovesse, un bestiario sicuramente molto vario, con attacchi che vanno dai raggi energetici, bufere di vento, ghiaccio. Il tutto farà venire i brividi al vostro avversario, che rimarrà congelato mentre voi lo finirete. È un colore che gioca piuttosto in progressione. Ai primi stadi si presentano creature non troppo potenti, ma dal costo relativamente basso, che ricavano vantaggi soprattutto se affrontano avversari al proprio livello. Anzi, il blu cerca proprio di diminuire i vantaggi dei nemici legati alla digievoluzione, trasciando dapprima le digievoluzioni avversarie per poi andare lui stesso a mettere in gioco le proprie in maniera unica. Quasi per magia le nostre basi evolutive diverranno Digimon in gioco, accrescendo il nostro esercito di volta in volta e spesso a costi veramente irrilevanti. Il blu poi, come da tradizione, ha molti effetti per pescare velocemente dal deck. È in grado di guadagnare memory altrettanto velocemente con abilità ed option mirate e, seppur ancora un po' in maniera limitata a nostro avviso, riesce a fare da controllore di gioco, arrivando a rimbalzarti in mano le creature in situazioni soprattutto spinose o riattivare le proprie bestioline a comando. Le parole chiave in effetti Le parole chiave per identificare il mazzo blu sono pesca, trash, fai tornare in mano una carta dell'avversario. Inoltre consigliamo sicuramente come basi evolutive Upamon, Frigimon col suo jamming, ma anche Leomon, Gomamon e altre carte per guadagnare memory, che forse è proprio uno dei punti focali di questo mazzo. Indispensabili anche i vari Metal Garurumon, Metal Sidramon, Leopardmon come livelli mega, davvero versatili come carte. Una menzione speciale va alla option River of Power, fondamentale contro un mazzo Rookie Rush, ma capiremo più tardi che cos'è. Di contro possiamo sottolineare un po' qualche sofferenza del blu, DP generali delle creature più bassi della media, forse è un colore troppo volto alla difesa e poco predominante all'attacco, ma dipende comunque dalle situazioni. Anche costruire una strategia col solo tresciamento delle digivoluzioni ci è sembrato non troppo vincente. E concludiamo dicendo che i tamers per adesso non sono troppo incisivi rispetto agli altri colori. Concludiamo questa prima parte, perché appunto il video sarà diviso in due parti. Forse tre, perché ci sarà un bonus. Esatto, concludiamo questa prima parte di analisi con il terzo colore ed ultimo per questo video, bello come il sole. Stiamo parlando del giallo, un colore che, sempre parlando di TCG, del passato e non sempre si è avuto modo di vedere. Infatti, se prendiamo ad esempio Magic, non è presente, invece in altri giochi come ad esempio Pokémon e Final Fantasy lo troviamo con forme di tipo elettro, terra, quindi legate comunque a questo tipo di elementi. Comunque tipologie molto diverse tra di loro. Vediamo ora come si comporta in questo gioco. In Digimon Card Game il giallo è il colore associabile alla fucciosità, quindi troveremo nella maggior parte dei casi creature dall'aspetto dolce, docile, ma solo all'apparenza. Possiamo vedere molti mammiferi, alcuni fantasiosi, altri più realistici, soprattutto per quanto riguarda i primi livelli. Salendo di grado però queste creature cominciano ad assumere un altro aspetto. Lasciamo spazio infatti a delle fate, a dei maghi e cazzutissimi angeli in armature medievali. Gli attacchi sono piuttosto volti al tema magico e spiccano anche diversi fendenti cavallereschi, tutto molto fantasy.
sì. Questo colore rispetto al blu ha la cattiva abitudine, ma in senso buono, di essere molto più controllone. Infatti lavora moltissimo nel gestire la propria security stack, il che ci permetterà di aumentare da una parte i DP dei nostri mostriciattoli e dall'altra possiamo incrementare proprio il numero di security card per rimanere in vita il più possibile, che è fondamentale per quello che abbiamo visto fino ad ora per riuscire a vincere. In alcuni casi avremo addirittura modo di diminuire i DP dei Digimon avversari e giocare carte direttamente dalla nostra zona trash. Insomma, parola d'ordine è amministrare, soprattutto se stessi e di maniera difensiva, tramite recovery e subdolamente andando a depotenziare le creature opposte per poi sferrare un numero di attacchi consecutivi devastante. Grazie ad alcuni DG-Egg e option fatti apposta per questo. Inserirei anche la parola sinergia, dalla descrizione capirete assolutamente perché. Consigliatissimi in un mazzo giallo Chiaromon e Cupimon come basi evolutive. A salire Patamon e tutti i vari angeli, quindi Darkmon, Angemon, Magna Angemon, Magna Dramon e Sephiromon su tutti, uno più devastante dell'altro. Tutte le option disponibili ad oggi sono piuttosto fondamentali, quindi le consigliamo praticamente tutti, soprattutto se vogliamo spingere molto l'accelerazione sulla diminuzione dei DP avversari. Possiamo fare quindi una menzione su una minzione. Uno dei Come contro possiamo invece menzionare una generale bassa potenza delle creature fino a livello 4/champion, in parte però controbilanciata da carte che depotenziano i DP avversari, quindi attenzione, questo è fondamentale. Pochissimi Digimon con effetti ereditati, il che forse ci costringe di più a lavorare sulla quantità che sulla digievoluzione, al contrario di quello rosso ad esempio. Nel complesso lo reputiamo il colore più bilanciato fra i tre presentati fino ad ora, con un più discreto controllo delle situazioni in campo, più del blu per ora, e sufficientemente equilibrato tra attacco e difesa, più del rosso in questo caso, ed una generale piacevole profondità delle strategie. Arrivati in fondo a questa prima infarinata sui 3 colori di 7, tiriamo un attimino le somme con un piccolo sunto. Siete dei giocatori che vogliono velocemente concludere la partita aggredendo l'avversario con potenza? Il rosso è il colore giusto. Certo è che dovrete guardarvi le spalle da chi è aggressivo quanto e più di voi. Anche un giallo intelligente potrebbe sborsarvi facilmente l'entusiasmo e potreste cedere il passo ad un piccolo esercito nemico. Dalla vostra però potrete far fuori senza tanti fronzoli i Digimon più rognosi di chi vi si metterà contro, sfoderando un Gaia Force dalla manica. È rimasto proprio sto Gaia Force? Ce l'hai fortissimo, no, è veramente la più forte, è una figata, è una bomba. Se invece siete giocatori che amano punzecchiare, infastidire, rimbalzare carte in mano al vostro avversario, allora il blu sarà il colore che fa per voi. Pescate molto più degli altri e avrete modo in maniera davvero facile di accumulare memory, guadagnandole fuori turno, e ciò vi permetterà di far concludere prematuramente i turni avversari. Se sarete piuttosto attenti potrete anche costruire una strategia devastante che lascerà l'avversario con un pugno di mosche. D'altra parte però potreste soffrire un po' se gli incastri e le combo non vi entreranno al momento giusto. La costruzione del deck dovrà quindi essere la più studiata possibile, difficile e snervante per i più, divertente e giustamente complesso per gli strateghi controlloni. E se invece amaste quei mazzi un po' più numerosi e combosi, il giallo è qui pronto, capace di avere numerose creature tutte concentrate con un obiettivo comune, cioè debilitare l'avversario in maniera preminente, e con la possibilità di autocurarsi al fine di preparare il nemico ad un'ondata di attacchi senza sosta. Un mazzo giallo è sinergico con la security stack, chiaramente soffre un po' contro un mazzo che gliela diminuirà prima del previsto e o che controllerà il gioco più di voi. Poco importa però, se avrete la bravura di anticipare quelle strategie, col giallo avrete la meglio in un batter d'occhio. Bene ragazzi, in conclusione abbiamo analizzato questi primi 3 colori. Ma ne mancano ancora 4. Già, e chissà quali sorprese, quali strategie, quali
fantasticherie nascondono. Lo scopriremo nella seconda parte di questo video. Ma poi non abbiamo ancora parlato di colore misti, quindi mazzi ibridi. Abbiamo in cantiere un sacco di approfondimenti, quindi continuate a seguirci. Ci saranno sicuramente le weekly news sui vari spoiler, informazioni. Iscrivetevi e attivate la campanella per restare sempre aggiornati su tutte le novità, se siete appassionati come noi di questo nuovissimo e splendido TCG. E vi raccomandiamo caldamente di seguirci perché arriverà al più presto il primo vero match del 2021. Ne vedrete veramente delle belle. E ripartirà il Championship Dax vs Max. L'anno scorso con Mini 4V di Sport, quest'anno anche ben due ce ne saranno. Quindi Digimon Card Game, Mini 4V di Sport, videogames, arriveranno tanti approfondimenti. Seguiteci su tutti i social, siamo anche su Twitch. Quindi bella ragazzi e buon match. Buon proseguimento ragazzi. DigiWorld.